perché sono venuto in Bolivia a Sucre. Amiche e amici della GAPS, bentornate e bentornati ad un nuovo video. Seguitemi perché quest'oggi vi porto a scoprire i quartieri più complicati di Sucre, la vera capitale della Bolivia. Vi faccio una breve introduzione a cosa succede durante un carnevale qui in Bolivia. Spoiler, sono completamente bagnato. Bentornate e bentornati sul canale. Perché sono venuto in Bolivia a Sucre? Per un progetto di volontariato con un'associazione tedesca e di base stiamo, scusate, è una salita molto dura, di base stiamo preparando una feria de salud, quindi una specie di piccolo festival con bambini e bambine, ma anche adulti, dei vari quartieri della città di Sucre. E sono venuto a Semba oggi, una di queste associazioni che lavorano con i bambini, e con loro facciamo varie attività. Perché? È il mio secondo giorno qui a Tiscarispa, una delle comunità di bambini in cui stiamo facendo volontariato. Sono salito sul tetto, ovviamente volevano seguirmi i bambini, però non è possibile. Oggi abbiamo fatto un'attività di igiene molto semplice in cui spiegavamo ai bambini che i germi si trasmettono molto facilmente se non ci laviamo bene le mani. Di base abbiamo preso una crema, l'abbiamo cosparsa di brillantini che ho ancora sulle mie mani. E poi abbiamo fatto dei giochi normali, giocare a palla, prenderci per mano e tutto. Abbiamo dimostrato ai bambini che i germi restano sulle mani. È un'esperienza fantastica, i bambini sono fichissimi, mi chiamano Profe Alejandro, mi amano, che sono simpatico, e non solo. Ho anche dato loro, che forse è stato un errore, dei palloncini, e dato che qui per il carnevale si riempiono d'acqua i palloncini e si lanciano addosso agli altri, non è stata proprio un'idea geniale, però è molto bello essere qui. E dopo circa una settimana di lavoro con i bambini, qua è tempo di carnevale e la prendono molto sul serio. Dovete sapere che qui il carnevale, a cui dedicherò interamente il prossimo episodio del vlog, gira intorno a riempirsi d'acqua l'un l'altro, palloncini, secchiate d'acqua, spuma, liquidator, insomma è così che si festeggia il carnevale qui a Sucre, ed è proprio per questo che oggi abbiamo radunato i bambini e ce ne stiamo andando tutti insieme in un parco per bagnarci fino all'osso. E dato che anche gli educatori partecipano a questa lotta d'acqua, anch'io non mi tiro indietro. Perché sono una persona matura di 37 anni, quindi mi sono fatto completamente bagnare ai palloncini d'acqua dei bambini di 3 anni, però anch'io a mia ho lanciato dei palloncini d'acqua dei bambini di 2-3 anni. E forse sono una persona orribile, no, allo spirito del carnevale qua a Sucre in Bolivia. E proprio a causa del carnevale facciamo una lunga pausa dai nostri seminari di quasi una settimana, ma finalmente ritorniamo tra i banchi in mezzo ai bambini per continuare i nostri seminari, appunto. Se nella prima settimana ci siamo dedicati all'igiene personale, adesso ci dedichiamo, specialmente io e Jenny, a raccontare ai bambini, tramite delle storie, qual è l'alimentazione più adatta a loro. Qui in Bolivia c'è un grandissimo problema di consumo di zucchero, sia da parte degli adulti sia ovviamente dei bambini. Ci sono anche dei banchetti di facilissimo accesso fuori dalle scuole dove i bambini con una moneta da 10 centesimi possono comprarsi una bevanda zuccherata che in più sembra anche una bevanda salutare, quindi il problema è veramente importante. Grazie, un redondito. E continuiamo il nostro viaggio all'interno dei quartieri dove stiamo facendo il nostro progetto di volontariato. Siamo venuti in questa casa del Niño che si chiama Allegria, e in questo quartiere diverso, direi, dagli altri, ancora più agricolo se vogliamo, comunque in cui non tutte le strade sono asfaltate, ci sono molti animali, cani, maiali, galline, insomma è un posto molto interessante. Allo stesso tempo mi hanno detto le ragazze dell'associazione che il quartiere è un pochino più difficile, più povero, in cui i bambini hanno ancora più bisogno della nostra opera che stiamo facendo qui. Allo stesso tempo io sono seguito dai cani e ho sempre un po' paura. I giorni vanno avanti, così come i nostri seminari, e si avvicina il momento della Feria de Salud. Quindi non solo i bambini si preparano
ad esporre ciò che hanno imparato, ma anche noi adulti, ci prepariamo al nostro meglio. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, questo bel cartellone per domani che c'è la Feria de Salud, molto bello, un paio di, 2 ore di art attack, rilassanti direi, forbici, colla, colori, cartoncini, mi sono divertito molto. È il grande giorno, siamo alla feria, sono venuti un sacco di bambini, di bambine, non vedo ancora troppi genitori, ma conto che arrivino, ci sono tutti gli stand, c'è lo stand dell'alimentazione, dell'igiene, la dentista, uno stand sul cibo, insomma, raccontiamo ai bambini un po' che facciamo. Mentiroso! Perché? Mentiroso! Niente, vogliono il mio telefono. Mentiroso! Allora, la Feria di Salud sta andando molto bene, sono molto soddisfatto, ho fatto dei piccoli atelier di primo soccorso, primer auxilio con i bambini. Dovevo fare anche una piccola conferenza, non preparata da me, dovevo soltanto farla in spagnolo, ma il pubblico era composto dalle madri dei bambini, la cui maggior parte non parla spagnolo, parlano la lingua locale, quechua, non l'ho ancora imparata. Ma la cosa bella è che sono qui pronto con chitarra perché finalmente suono il mio primo concerto qua in Bolivia, ho preparato lo stage dietro di me e insomma per tutta questa bella gente che chiusura della feria ci sarà il mio concerto di musica italiana, il primo concerto qui in Bolivia, quindi belli, quindi sarà bello sicuramente, non vedo l'ora di iniziare. Mano a popete va a guardare, tu va all'americano, americano, sin da me chi trova fa, devo vivere. Finita la Feria de Salud, è andata molto bene, intanto non è piovuto, i bambini e le bambine sono stati molto contenti, si sono divertiti, hanno imparato, hanno potuto mettere in pratica anche quello che abbiamo cercato di insegnare loro giocando nelle ultime 2 settimane. Ho anche suonato, come vi dicevo, il mio primo concerto qua in Bolivia, è stato figo, ho fatto 3 canzoni, però dai, ho portato un po' di allegria, i bambini e le bambine si sono divertite e le dottoresse adesso si stanno rilassando così. Com'è andata questa Feria de Salud? Allora, Jenny, dai, sei brava, sai parlare italiano, quindi adesso te lo racconti in italiano. Se vuoi puoi anche smettere di fare i braccialetti mentre mi rispondi alla domanda, La Feria di Salud era molto bella, c'era tanti bambini, tanti genitori e abbiamo fatto qualcosa, presentazione delle malattie dell'infanzia e anche abbiamo fatto workshops per i bambini e sì, i bambini erano molto felici. Era una grande esperienza perché mi fa sempre molto felice quando posso condividere la mia conoscenza. Com'è andata, Esther? I think it went very well. We had a little bit more than 200 children coming. They were really active. They participated actively in the activities. Comunque ragazze, adesso mi allontano, vado a fare la conclusione del video. Allora amici, ne approfitto di stare qui in questo bel giardino, di questo caffè in cui siamo venuti. È stata un'esperienza fantastica questa della Feria de Salud, mi ha lasciato tanto, specialmente il momento in cui c'erano tutti i bambini, le bambine sono arrivati la mattina, sono arrivati a orde ed erano tutti entusiasti, hanno iniziato a fare tutte le loro piccole attività, insomma è stato bello di fare qualcosa di diverso nella vita, che non fosse soltanto viaggiare, sì, scrivere canzoni, anche raccontare ovviamente a modo mio la società e tutto quanto, però avevo bisogno di sentirmi più attivo all'interno della società e che stessi facendo qualcosa che praticamente aiutasse qualcuno e insomma chi meglio dei bambini per iniziare ad aiutare. E raga, io ho fatto veramente poco e dei passi piccolissimi, però so che anche questi piccoli passi, questi piccoli semi che abbiamo piantato in tutte queste 2 settimane oggi sono stati molto importanti e che magari possono aiutare dei bambini a crescere in maniera migliore.
Chiaramente non voglio essere l'europeo che arriva, dice come devono essere fatte le cose in un altro posto, lontano, in un'altra cultura. Mi sono appoggiato ad un'associazione che da anni lavora su questo territorio, perché sono venuto a conoscenza tramite Jenny di questa associazione, delle persone che ci lavoravano dentro, e ho portato quello che potevo, quindi un po' la mia allegria, la mia esperienza sicuramente di viaggiatore, la mia esperienza con le lingue, il mio saperci fare con i bambini. Insomma, è stata una tappa della mia vita molto importante e molto interessante. Spero che questo sia solo l'inizio e di poter continuare a fare cose così. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo video. Se vi va di lasciarmi un commento, fatelo qui sotto. Vi lascio anche il link al sito dell'associazione con cui ho collaborato. Il prossimo episodio, come vi dicevo prima, è interamente dedicato al carnevale in Bolivia. Succedono delle cose assurde, ma soprattutto è bello quando la gente si diverte per strada, ma al quinto giorno di fila che ascolti gli stessi tamburi, forse un po' ti rompi i coglioni. Ed è proprio per questo che scappo dalla città per portarvi a scoprire un carnevale più tradizionale, in pieno stile indigeno. Vi porto a Tarabuco. Ricordatevi, se vi va, anche di ascoltare la nostra musica sui vari canali della Gaps Orchestra e come sempre, viva la Gaps!